Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho smontato la mia Honda, tra poco ci capiremo meglio. Dopo la sigla, vai! Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi purtroppo ci tocca lavorare perché fuori piove, quindi che facciamo? Smontiamo l'Honda CRF 450R 2017. Vorrei cambiare il pistone, controllare il giocovalvole e altre cosette. Visto che la moto l'ho presa un anno fa usata, ho tenuta davvero bene. Vediamo se è tutto in tolleranza. Smontiamo tutto, dai. Eccomi qua ragazzi, a parte gli scherzi, iniziamo a smontare il nostro bellissimo motore. Per prima cosa volevo verificare il giocovalvole. Smontiamo la candela, apriamo il coperchio testa, mettiamo in fase il motore. Andremo a girare l'ingranaggio albero primario conduttore in senso orario, in modo da trovare il segno di fase. Intanto procediamo. La candela ragazzi l'ho già tolta, Dobbiamo portare il pistone al punto morto superiore in fase di compressione. I bilancieri valvole sono completamente liberi perché il pistone si trova al punto morto superiore in compressione. Per le valvole di scarico il manuale Honda mette come valore 0,28 ideale, con uno sbalzo massimo di 3 centesimi. Iniziamo con uno spessimetro da 0,30 e vediamo che succede. Non entra, vedete? Lo spessimetro non entra, quindi vuol dire che ci serve una misura più piccola. Io adesso vado a provare 0,25 e vedo che ci va. Quindi la misura sarà tra 0,25 e 0,30. 0,27 entra alla perfezione. Il giocovalvole di aspirazione deve avere un valore di 0,13 mm. Allora smontiamo il tendicatena distribuzione. Stiamo attenti sempre a queste due mezze lune. Ok.
fascetta che mi tiene la catena, e questo è il nostro asse a camme. Questa è una pastiglietta calibrata. Nella valvola di aspirazione sinistra abbiamo un valore al limite 0,10 al posto di 0,13 con una tolleranza di 3 centesimi, quindi abbiamo misurato la nostra pastiglia è esattamente 2 mm. Andremo a compensare questo gioco montando una pastiglia da 1,97, valore diciamo che ci riporta a quello che ci indica il manuale. Wow ragazzi, poi la analizzeremo, non vi preoccupate. Togliamo la guarnizione perché le cambiamo. Wow. Ok, come possiamo vedere è molto usurato, monta ancora il pistone originale. Il vecchio proprietario ci ha detto che aveva 80 ore, diciamo che più o meno ci siamo. Segni sulla biella non ce ne sono, sullo spinotto nemmeno. La biella ragazzi è ancora buona, non ha segni di cottura e niente. Iniziamo a smontare la frizione, diamo una bella controllata. Allora, abbiamo smontato anche i dischi frizione, il cestello e il tamburo mi preoccupavano un po'. Sono in ottime condizioni, dove poggia il disco in sughero, di solito crea dei solchi, sia il tamburo dove si incastrano i dischi d'acciaio. Stessa cosa, avevo molta paura che fosse usurato e pieno di solchi, invece è perfetto. I dischi frizione dovrebbero essere in buone condizioni, li dobbiamo misurare, li misurerò. Vedremo tutto nel prossimo video, la sostituzione del pistone, cilindro come era messo, correggeremo il gioco valvole, va sostituita la pastiglietta. Ragazzi dai, io spero che questo video vi è piaciuto, che vi piaccia la serie sul CRF, lo divideremo in 2 parti. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale perché ci sono tantissime sorprese, tantissime moto, ci divertiremo tantissimo. È stato un piacere, al prossimo video, ciao!